Avere un forno a legna è una vera e propria ricchezza, perché tutto quello che ci fai è come se venisse più buono, ha un altro profumo, un altro gusto. Il bello è che non ci fai soltanto il pane, ma ci cuoci la carne, la pasta. A me, per esempio, una cosa che mi fa impazzire è la pizza che viene fatta nella giornata del pane. E oggi vi mostro come si fa nella mia famiglia. Buona visione! Di buon mattino la prima cosa è stata impastare il pane che nel frattempo sta lievitando e poi successivamente è stato acceso il forno e soltanto in seguito si può pensare alla preparazione delle pizze che saranno super gradite giusto per l'ora di pranzo. E sì, perché cari amici, fare la giornata del pane è una cosa che richiede tempo e pazienza, oltre che tanto lavoro. Ma guardate questo pomodoro, perché dobbiamo capire che la pizza questo giorno, proprio lo stesso giorno che si fa il pane, ha un sapore davvero unico. Un po' vuoi per la qualità degli ingredienti altamente genuini, come queste cipolle novelle, questo scalogno che andrà a finire nella mia pizza, e oltre per la qualità anche per la quantità. Pensate che ancora dobbiamo iniziare a condirle e già è partito 1 litro di olio extravergine di oliva. In questo piatto si sta preparando qualche spicchietto d'aglio e dell'origano profumatissimo di montagna, e di montagna ogni volta lo sottolineo perché non è la stessa cosa prendere un origano spontaneo delle nostre montagne e magari paragonarlo a uno coltivato. Intanto si inizia a fare un po' di movimento della brace anche per preparare poi il forno alla successiva infornata delle pizze, perché contestualmente prima si fanno le pizze, poi il forno cala di temperatura e poi si andrà ad infornare il pane che, come vi dicevo prima, nel frattempo sta lievitando. Ora, in questo video, per non fare una cosa lunghissima, non vi ho messo la parte dell'impasto, anche perché il tema è stato abbondantemente trattato e trovate 2 video dedicati, una prima parte e una seconda parte, proprio alla preparazione del pane con l'impasto, le dosi e tutto il resto. Più che altro oggi volevo condividere con voi l'aspetto della preparazione della pizza in questa giornata, che è qualcosa che davvero secondo me merita, come questa per esempio è la mia preferita, la pizza con il pomodoro, lo scalogno giovane, il tonno e l'origano. Poi al limite aggiungerò qualche goccia di peperoncino piccante in olio. Cipolla qui a me piace in abbondante, perché? Perché questa è leggerissima e dolcissima, facile da digerire ed è uno spettacolo, ragazzi. Questa è la mia pizza preferita. Come vi dicevo all'inizio, il pane e la pizza cotti nel forno a legna assumono un aroma unico. Questo grazie anche alla legna che brucia e trasferisce il suo sapore al cibo, e questo conferisce loro un gusto, come dire, rustico, caratteristico, che non si trova nei prodotti da forno convenzionali. Ancora una lacrima, giusto una lacrima di olio extravergine di oliva, poi metteremo ancora una spolverata di origano e procediamo alla preparazione di un'altra teglia. Qui di teglie oggi ce ne sono abbastanza, direi, perché a noi tutti questa pizza piace anche quando è fredda, quando è riposata, per cui quella che rimane ce la conserviamo per la colazione di domattina, per la cena di stasera, è sicuro che non si perde, questo è garantito. La cottura del pane nel forno a legna era tradizionalmente un'attività comunitaria, dove le famiglie del vicinato si riunivano per preparare e cuocere il pane insieme, perché questa è una vera e propria giornata di lavoro, sì, ma anche di festa, e si crea un senso di comunità e di solidarietà.
Anche perché dovete sapere, e in questo caso mi riferisco maggiormente ai non calabresi, perché i calabresi lo sanno, il buon calabrese non mangia mai da solo. Infatti è regola del buon vicinato condividere un pezzo di pizza, una pagnotta di pane con il vicino, con l'amico, con chi lo merita. E noi non mangiamo mai da solo, infatti prepariamo sempre in abbondanza anche per questo motivo. E molte famiglie calabresi continuano a fare il pane nel forno a legna seguendo le ricette tramandate di generazione in generazione, mantenendo viva in questo modo la tradizione e conservando il gusto autentico del pane fatto in casa. Infatti da famiglia a famiglia quel pane può avere delle varianti nella ricetta e un gusto leggermente diverso, ma ragazzi è tutto buono perché è tutto fatto in modo genuino e con amore. Dall'inizio, dobbiamo partire dall'inizio, perché utilizziamo farine dei nostri grani coltivati nei nostri terreni, quindi non è che si va a comprare la farina e si fa il pane, quindi conosciamo questo prodotto che viene generato dall'inizio alla fine passando per le nostre mani, e non è cosa da poco. Io adesso quando sento parlare, adesso siamo nel discorso delle pizze, 80 ore di lievitazione, 90-99% di acqua eccetera, sì, sarà anche tecnica, esperienza, ma secondo me un po' di fantasia viene anche aggiunta. Qua noi l'abbiamo fatta sempre da 50 anni con lo stesso metodo, lo stesso modo, si digerisce in un attimo, è leggerissima e soprattutto non stiamo poi a bere litri e litri di acqua, soprattutto di notte. Vado in alcune pizzerie tanto blasonate, tanta chiacchiera, tanta teoria, alla fine poi vabbè, ci siamo capiti. Questa è un'altra vera bomba, la pizza ripiena. Poi vi faccio vedere che cosa c'è dentro e vi elenco tutti gli ingredienti. È pesantissima ragazzi, però quanto è buona, mamma mia! Ci sono anche tante curiosità sulla superstizione legata al mondo del pane casereccio. Infatti tagliare ad esempio una croce sulla parte superiore del pane prima di infornarlo è una comune azione che in molte regioni italiane, compresa la Calabria, si ritiene che questo gesto porti fortuna e protezione contro il malocchio. Può cambiare anche la forma. In alcune zone della Calabria la forma del pane può essere associata a credenze superstiziose. Ad esempio si crede che il pane a forma di ciambella porti fortuna e prosperità, mentre forme irregolari possono essere viste come un presagio di cattiva sorte. Oppure il pane del venerdì, tradizionalmente il pane fatto di venerdì era considerato particolarmente fortunato e benefico. Si diceva che portasse appunto prosperità e benedizioni alla famiglia che lo consumava durante il fine settimana. Anche durante alcune festività religiose come la Pasqua e il Natale è consuetudine portare il pane in chiesa per essere benedetto dal prete e poi condiviso con i fedeli, e si ritiene che questo pane benedetto porti anch'esso fortuna e protezione alle famiglie che lo consumano. E poi in assoluto un'altra cosa che non va mai fatto è girare la faccia del pane, perché potrebbe essere interpretato come un gesto di mancanza vera e propria di rispetto verso il cibo, e nella nostra cultura e in molte altre culture il pane è considerato sacro e prezioso, quindi non si spreca e va trattato con cura e rispetto, e questa è una cosa importante. Nel frattempo, dopo qualche minuto iniziamo a sfornare le pizze, cottura perfetta sotto, e si procede nel frattempo ad infornare anche le pitte, che sono queste schiacciate con il buco a centro. Queste poi verranno spaccate e imbottite con mortadella, con caciocavallo, con peperoni arrostiti, e ce ne saranno davvero per tutti. E finalmente sforniamo anche la mia preferita. E il profumo, ragazzi, il profumo di questa pizza credo che abbia riempito tutto il paese. Anche per questo poi dobbiamo far presenti i vicini, perché sentono il profumo e dobbiamo condividere anche questa con anche la marinara. Che vogliamo dire della marinara? È una pizza profumatissima che nella sua bontà non tramonta mai.
e tra un po' sarà pronta anche questa ripiena, qualche minutino ancora. Adesso cosa facciamo? Sforniamo tutte le pizze pronte, poi vengono tagliate a tranci, ci sediamo un attimo a mangiare e poi si procede subito ad infornare il pane. Nel frattempo adesso con la preparazione di tutte queste pizze la temperatura è calata dai più o meno 450 gradi che era, adesso si attesterà intorno ai 180-200 gradi, la temperatura giusta per poi infornare il pane che seguirà nella sua cottura. La pizza in questo modo viene bella morbida, leggera, croccante sotto e davvero davvero molto molto gustosa. Ci si può aggiungere anche qualche acciuga proprio se vogliamo esagerare, e finalmente è pronta questa ripiena che ve la voglio far vedere. Dentro sapete cosa c'è? Qui c'è ricotta, poi c'è dell'uovo all'interno, c'è della soppressata profumatissima, c'è un po' di cipolla, qui ragazzi qui si ferma l'orologio, guardate che bello, che spettacolo, 2 sfoglie sottili di pizza e tutto questo ripieno profumato godurioso che non appena si raffredda un attimo devo fiondarmi ad assaggiare. Sono pronte anche le pitte, vedete, colorate perfettamente anche sotto, e direi che tra un po' possiamo andare finalmente a gustare queste pizze. Vi ricordo che se vi piacciono i miei video dove racconto la Calabria, le cose buone, la parte gastronomica ma anche la parte culturale delle tradizioni che viviamo, condividili anche sui tuoi social. Eccomi qua. Sono partito all'inizio dalla mia preferita, questa con la cipolla, ragazzi, che non so come descriverla, è uno spettacolo, ricca di ingredienti, leggera. Il pomodoro è pazzesco perché sono i vasi che facciamo durante l'estate di pomodoro a spicchio e poi lo maciniamo grossolanamente per la pizza. Avete visto com'è bello denso, poi con il profumo del basilico, e questa è quella ripiena. Guardate, qui c'è l'uovo che sapete benissimo che è la mia pazzia all'interno, bello sodo, vedete, cotta alla perfezione, perché questa qui richiede un po' di cottura in più e sono tanti gli ingredienti che la compongono, quindi gli si deve dare il giusto tempo. È pazzesca. Adesso ancora ne ho tante altre da assaggiare anche alla vostra salute. Voi intanto scrivetemi qui sotto nei commenti qual è il vostro gusto preferito, ma non dico della pizza nella classica pizzeria, la pizza che vi fate a casa, la pizza familiare, ecco, definiamola così. E questa qui sapete come l'abbiamo fatta? Soltanto col pomodoro e pecorino calabrese e poi la marinara con il nostro aglio, abbiamo tolto l'anima, guardate che alveolatura che c'ha questo impasto. Che dirvi, per me questi non sono soltanto degli assaggi, parlo per me e che per chi come me ha avuto la fortuna di viverli questi momenti, ogni morso non senti soltanto il gusto, senti la tradizione, senti i ricordi. Per esempio, quando assaggio la marinara mi viene in mente quando andavo a scuola e mi svegliavo alle 5:30 per prendere il treno alle 6:10, la mattina prendevo quel pezzo di marinara che era rimasto dal giorno prima e correvo a prendere il treno, la gustavo come colazione ed è qualcosa di indimenticabile. Adesso sapete che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo le frese. Perché con la forchetta? Perché con la forchetta invece di tagliarla, che si rischia di livellare, diciamo, tutta la mollica, visto che ancora la pitta è calda, viene fatta con la forchetta. Nel frattempo avete visto che abbiamo infornato il pane e sfornato, ovviamente i tempi sono ridotti, qui vedete una cosa dietro l'altra, ma sapete che il tempo ci vuole. Questo è il risultato finale. All'ultimo verranno messe le frese, quando
proprio il forno è basso basso e ci staranno fino all'indomani, perché quelle poi devono venire belle croccanti, e un bel pomodoro strofinato su queste frese, ragazzi, è da sogno. Vedete? Le abbiamo messe già nel forno, questo è l'indomani mattina, adesso ve le faccio sentire. Spero che qualche emozione sono riuscito a farla arrivare anche a te. Se è così, lasciami un commento e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao dalla Calabria!